Pandemie nella storia. La maggior parte dei virus che hanno causato pandemie sono zoonotici, ovvero originati da un contagio interspecie. Due esempi tipici sono l'influenza e la tubercolosi. Fra le pandemie più catastrofiche si possono annoverare febbre tifoide durante la guerra del Peloponneso, 430 a.C. La febbre tifoide uccise un quarto delle truppe di Atene ed un quarto della popolazione, nel giro di 4 anni. Questa malattia fiaccò la resistenza di Atene, ma la grande virulenza della malattia ha impedito un'ulteriore espansione, in quanto uccideva i suoi ospiti così velocemente da impedire la dispersione del bacillo. La causa esatta di questa epidemia non fu mai conosciuta. Nel gennaio 2006 alcuni ricercatori della Università di Atene hanno ritrovato, nei denti provenienti da una fossa comune sotto la città, presenza di tracce del batterio. Peste antonina, 165-180. Una pandemia presumibilmente di vaiolo, portata dalle truppe di ritorno dalla guerra contro i parti nelle province del vicino Oriente, uccise almeno 5 milioni di persone. Fra il 251 e il 266 si ebbe il picco di una seconda pandemia dello stesso virus, il cosiddetto morbo di Cipriano, dal nome del vescovo di Cartagine che ne scrisse. Pare che a Roma e nelle città greche in quel periodo morissero 5.000 persone al giorno. Si stimano tra i 5 e i 30 milioni di morti. Pandemia di peste. Morbo di Giustiniano, a partire dal 541, fu la prima pandemia nota di peste bubonica. Partendo dall'Egitto giunse fino a Costantinopoli. Secondo lo storico bizantino Procopio, morì quasi la metà degli abitanti della città, a un ritmo di 10.000 vittime al giorno. La pandemia si estese nei territori circostanti, uccidendo complessivamente un quarto degli abitanti delle regioni del Mar Mediterraneo occidentale. I morti sono stimati tra i 50 e i 100 milioni. La peste nera, a partire dal 1300. 800 anni dopo la strage di Costantinopoli, la peste bubonica fece il suo ritorno dall'Asia in Europa. Nel 1346 fu portata in Europa orientale dai tartari che assediavano la colonia genovese di Caffa, l'odierna Feodosia, e successivamente in Sicilia dai mercanti italiani provenienti dalla Crimea, diffondendosi in tutta Europa e uccidendo 20 milioni di persone in 6 anni, un terzo della popolazione totale del continente. Il ricercatore italo-americano Alexander F. More ha dimostrato con dati epidemiologici, glaciochimici e storici che i 5 anni della peste nera, con mortalità dal 40 al 60%, causarono una tale crisi economica che l'inquinamento dell'aria causato dal piombo raggiunse il minimo degli ultimi 2000 anni. Questo fenomeno si è ripetuto in maniera parziale durante l'epidemia di Covid-19. Occorsero 2 secoli perché la popolazione europea raggiungesse nuovamente la numerosità precedente la pandemia. Il tifo, chiamato anche febbre da accampamento o febbre navale perché tendeva a diffondersi con maggiore rapidità in situazioni di guerra o in ambienti come navi e prigioni. Emerso già ai tempi delle crociate, colpì per la prima volta l'Europa nel 1489, in Spagna. Durante i combattimenti a Grenada, gli eserciti cristiani persero 3.000 uomini in battaglia e 20.000 per l'epidemia. Sempre per via del tifo, nel 1528 i francesi persero 18.000 uomini in Italia, altre 30.000 persone caddero nel 1542 durante i combattimenti nei Balcani. La grande armée di Napoleone fu decimata dal tifo in Russia nel 1811. Il tifo fu anche la causa di morte per moltissimi reclusi dei campi di concentramento nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Pandemia di colera. 1816-1826, precedentemente confinata all'India, la malattia si diffuse dal Bengala fino alla Cina e al Mar Caspio. 1829-1851, toccò l'Europa, Londra nel 1832, Canada e Stati Uniti, costa del Pacifico. 1852-1860, principalmente diffusa in Russia, fece più di 1 milione di morti. 1863-1875, diffusa principalmente in Europa e Africa. 1899-1923, ebbe poco effetto sull'Europa grazie anche ai progressi nella salute pubblica, la Russia ne fu di nuovo colpita duramente. Dal 1960 al 1966, l'epidemia chiamata Eltor colpì l'Indonesia, raggiunse il Bangladesh nel 1963, l'India nel 1964 e l'Unione Sovietica nel 1966. Pandemie influenzali. L'influenza spagnola, dal 1918 al 1920. Iniziò nell'agosto del 1918 in 3 diversi luoghi. Brest, in Francia, Boston, nel Massachusetts, Freetown, in Sierra Leone.
Venne chiamata spagnola anche se non ebbe origine in Spagna in quanto gli organi di informazione spagnoli furono inizialmente gli unici a parlarne, non essendo sottoposti alla censura causata dalla Prima Guerra Mondiale, in corso negli stessi anni, a cui la Spagna non aveva preso parte. Si trattava di un ceppo di influenza particolarmente violenta e letale. La malattia si diffuse in tutto il mondo, uccidendo 50 milioni di persone. Terminò dopo 18 mesi e 3 ondate. L'influenza asiatica, dal 1957 al 1960. Rilevata per la prima volta in Cina nel febbraio del 1957, raggiunse in seguito l'Europa e gli Stati Uniti. Fece in tutto il mondo circa 2 milioni di morti. Il virus che la causava era l'H2N2. L'influenza russa del 1977. È iniziato nel nord della Cina e nell'Unione Sovietica. Circa 700.000 persone sono morte in tutto il mondo. È causato da un ceppo del virus H1N1 che somigliava molto a un ceppo circolante in tutto il mondo negli anni 50 e molti ricercatori ritengono che il virus sia stato rilasciato al grande pubblico in un incidente di laboratorio. L'influenza di Hong Kong, dal 1968 al 1969. Il ceppo virale H3N2, emerso a Hong Kong nel 1968, raggiunse nello stesso anno gli Stati Uniti dove fece 34.000 vittime. Fece in tutto il mondo circa 2 milioni di morti. Un virus H3N2 è ancora oggi in circolazione. L'influenza H1N1, dal 2009 al 2010. Detta anche influenza suina perché trasmessa da questo animale all'uomo. Il suo focolaio iniziale ha avuto luogo in Messico, estendendosi poi in soli 2 mesi a quasi 80 paesi. In Europa e paesi limitrofi. Al 31 agosto 2009 i casi accertati erano 46.016 e le morti accertate 104. Nel resto del mondo i casi di morte accertati furono 2.910. Al 6 agosto 2010, quando l'OMS dichiarò ufficialmente la fine della pandemia, i casi confermati in tutto il mondo erano 1.632.710 e i decessi 18.449. L'epidemia di AIDS, dal 1981, causata dal virus HIV, si propagò in maniera esponenziale in tutti i paesi del mondo. Nel 1996 è stata messa a punto una terapia farmacologica che ne blocca il decorso, ma non elimina il virus dai corpi degli individui. Grazie a tale cedura la malattia può essere resa cronica e raramente diventa letale, nel mondo sviluppato, ma continua il suo contagio, legato a fattori comportamentali. Al 2020, vengono registrati circa 75 milioni di casi e circa 35 milioni di morti. La pandemia di Covid-19, dal 2019. Il Covid-19 è un morbo che si manifesta sia in maniera asintomatica sia con sintomi che colpiscono il sistema polmonare e quello vascolare, causato dal coronavirus SARS-CoV-2, diffusasi rapidamente in tutto il mondo nel 2020. È la prima epidemia ad essere dichiarata pandemia dall'OMS dopo la pubblicazione delle linee guida del 2009. Al 17 maggio 2021 sono stati registrati circa 164 milioni di casi e oltre 3,4 milioni di morti mentre le stime superano i 7 milioni di decessi. L'incontro fra gli esploratori europei e le popolazioni indigene di altre zone del mondo spesso fu causa di epidemie e pandemie violentissime. Il vaiolo uccise metà della popolazione di Hispaniola nel 1518, e seminò il terrore in Messico intorno al 1520, uccidendo 150.000 persone, incluso l'imperatore. Solo a Tenochtitlan, lo stesso morbo colpì violentemente il Perù nel decennio successivo. Il morbillo fece altri 2 milioni di vittime tra i nativi messicani nel XVII secolo. Ancora fra il 1848 e il 1849, circa un terzo della popolazione nativa delle isole Hawaii morì di morbillo, per tosse e influenza. Moltissime sono anche le epidemie di cui restano testimonianze storiche ma delle quali è impossibile identificare l'eziologia, in quanto venivano chiamate genericamente pestilenze a causa delle limitate conoscenze scientifiche. Un esempio particolarmente impressionante è quello della cosiddetta malattia del sudore che colpì l'Inghilterra nel XVI secolo, più temibile della stessa peste bubbonica. Questa malattia aveva un decorso esiziale rapidissimo. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande o suggerimenti scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia.
Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia nella serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento con i vari personaggi biblici. Bene, arrivederci da Bruno Pepi, al